Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Allora, il video di oggi è dedicato a tutti gli smanettoni pazzi e appassionati di monopattini come me, e non solo, anche per chi vuole iniziare a smanettarci su questi mezzi, imparare insomma come funzionano eccetera. Praticamente questo video è nato perché tempo fa più di uno di voi mi aveva chiesto se c'era un corso online eccetera per imparare a sistemare questi mezzi sia a livello meccanico che elettronico eccetera. Purtroppo io all'epoca non avevo trovato niente sul web e praticamente per imparare io all'epoca avevo acquistato un monopattino e iniziato a smanettarci sopra e così ho imparato. Insomma, il video di oggi è per rispondere anche a tutti quelli che mi chiedevano, proprio mi facevano delle domande assurde tipo un monopattino da 100 euro, ma esistono dei monopattini buoni a 150 euro eccetera. Io lì per lì mi scappa a ridere, però oggi finalmente posso accontentarli e portarli magari un mezzo abbastanza valido e costa anche poco. Insomma ragazzi, non perdiamoci tanto in chiacchiere. Se volete supportare il nostro canale dovete fare solo una cosa semplicissima, è quella di schiacciare questo bottone rosso attivando la campanellina accanto, così ogni volta viene pubblicato un nostro video, vi arriva la notifica e sarete i primi a vederlo. Ora direi sigla, poi passiamo all'operazione. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere tutte le prove che avevo fatto per far andare questo monopattino. Allora, in primis andiamo a smontare questo coperchio qua. Allora, io semplicemente avevo pensato di bypassare questo circuito che si trova all'interno, ora ve lo faccio vedere. Ah, dimenticavo ragazzi, perché non lo sapessi, questo è il monopattino che aveva comprato Alfredo tempo fa, a pochissimo. Ovviamente acquistato come guasto e oggi noi andiamo a metterlo a posto. Comunque, in questa scatolina io semplicemente cosa ho fatto? Ho cercato di bypassare questo, di eliminarlo, e i cavi che venivano dalla centralina di collegarli direttamente a quelli che vanno al display, freno, acceleratore eccetera, ma purtroppo non andava, forse il display è bruciato, non lo so qui. Comunque questo tentativo è, diciamo, è fallito, non è andato a buon fine. Io direi di andare a tagliare tutti questi cavi, tanto non ci serviranno. Sotto a questo pezzo qua troverete una guarnizione, magari questa la tenete che poi andrà messa per evitare che l'acqua trafili all'interno. E ora andiamo a smontare la centralina che si trova su questo tubo qua e la dobbiamo staccare. Io nel frattempo ho preso questa centralina con questo display che costa tipo una trentina d'euro su AliExpress, io ce l'avevo. Ok ragazzi, allora per accedere alla centralina dobbiamo smontare questo coperchio che si trova qua sotto, c'è una vite qua e una vite qua. Ok ragazzi, allora questo è il coperchio. Mi raccomando che questo monopattino qui ha tutte le vite torse. Vi consiglio di prendere un kit dalla più piccola torse che avete alla più grande. E ora andiamo a smontare il tutto. Ok ragazzi, e questa è la centralina. Come vi avevo detto prima, io ovviamente ho già fatto delle prove eccetera, sono stato quasi 4 giorni per capire un po' come funziona, ma purtroppo non ci sono riuscito perché è bloccata proprio tramite il software, quindi sarà impossibile sbloccarla. Allora a quel punto ho detto di cambiarla e toglierla. Io direi di andare ad eliminare proprio tutto. Ok ragazzi, allora ho sfilato tutti i cavi che vanno sul manubrio, poi dopo li vado a togliere fino su in cima. Quelli che sono rimaste sono il cavo della batteria, la ricarica della batteria, cavo motore e i cavi per i LED, perché questo ha dei LED qua sotto, e poi i due fari posteriori che si trovano in questa posizione. Ok ragazzi, allora dopo aver tolto la centralina, ho sistemato tutti i cavi, il cavo della batteria, della ricarica della batteria. Questi cavi qua ve lo spiego subito. Questi cavi qui che hanno 3 fili all'interno sono i cavi della luce posteriore, che uno a destra e uno a sinistra. Invece questi che hanno solo 2 cavi, uno nero e uno bianco, sono i cavi dei LED che si trovano sotto la pedana. Questi per ora li escludiamo, intanto sistemiamo i cavi del motore. Ora passiamo a quelli ai sensori di Hall. Ora questi cavi sono abbastanza lunghi, andiamo a tagliarli qua e qua, andiamo a sbocciarli tutti.
Ok ragazzi, allora abbiamo saldato tutti i cavi e ora passiamo a saldare questi qui sulla centralina, che sono questi qua. Vedi che hanno questo connettore diverso, purtroppo questo connettore qua non ce l'avevo e quindi in alternativa sono andato a saldare questo qui. Ok, allora prendiamo il primo, che sarebbe il giallo, il primo a sinistra, mettiamo la guaina termostringente e così li saldiamo tutti. Abbiamo saldato il tutto, ora andiamo a collegare cave del motore, la batteria, andiamo a collegare il display a questo spinotto qua. Ok, insieme al display ci danno in dotazione questo cavo, lo stesso attacco e voilà. Ora proviamo se funziona il tutto. Tasto di accensione, il motore gira 36 km/h a ruota alzata. Ok ragazzi, allora intanto siamo riusciti a far partire il motore tutto regolare, tutto a posto. Invece riguardo al discorso delle luci eccetera magari ve lo faccio in un altro video, altrimenti questo video viene lunghissimo. Ok ragazzi, ora passiamo al manubrio. Allora ho smontato il manubrio, ho tolto le vite dietro e davanti, ora le andiamo a togliere. Ora devo tagliare tutti i cavi che vanno sul display, il display è questo qui. Andiamo a tagliare tutti questi cavi, a parte quello di freno che ci serve poi per dopo, e vado a levare tutti i cavi vecchi, tanto questi non ci servono più. Tolgo tutti i cavi a parte uno qualsiasi, basta solo che sia lungo, che dovrei lasciare per usarlo per il sensore del freno. Dovrei lasciare un cavo che sia a 2 fili all'interno o 4, non importa, tanto per il freno a me mi servono solo 2 fili. Ok ragazzi, allora fatto ciò, ora dobbiamo togliere la manopola, l'acceleratore, qui dovrebbe avere un connettore, ma tanto noi lo tagliamo, tanto non ci serve più e non dobbiamo passare più nulla da qui. Ok ragazzi, allora poi dopodiché smontiamo anche il campanello, questo qua, che solo a incastro, non ha nessuna vite, e poi smontiamo anche il freno. Anche il freno lo tagliamo qua, tanto questi fili non ci servono più. O devo cambiare anche questa leva qui, perché questa è a 3 fili come è presente sullo Xiaomi 9 Budget 30 eccetera. Invece per la centralina che ho montato ci vuole un freno a 2 fili, con questo rosso e nero e via. Ok ragazzi, allora abbiamo passato tutti i cavi, anche quello del display. Sul manubrio ho dovuto allargare questo foro perché non mi passava il connettore del display, questo qua non ci passava. Comunque l'ho allargato con una punta a ferro da 10 mm e ora passiamo tutti i cavi. Ok ragazzi, allora fatto ciò vorrei saldare questo connettore per il freno, almeno così vorrei cambiare un giorno eccetera, ho il connettore, lo stacco e via. Ok ragazzi, allora abbiamo collegato il freno, il display e tutto. Questi sono i cavi, questo del freno, lo andiamo a collegare a quelli del freno. Questo qua, nero e bianco, che ha 2 spinotti maschi, quindi lo andiamo a collegare. E ora andiamo a collegare anche il display. E voilà, colleghiamo anche la batteria e ora facciamo una prova. Eccolo, il motore gira. Vado a frenare e si frena. Ok ragazzi, per montare il tutto dobbiamo prima sistemare una marea dei cavi.
ragazzi, allora abbiamo collegato il tutto, ora direi che funziona perfettamente, il motore gira. Andiamo subito a farci un giro e vediamo come si comporta su strada. Ok ragazzi, allora il nostro mezzo è prontissimo, ora proviamo subito la partenza e vediamo come si comporta. Che dire ragazzi, la partenza è dolcissima, ovviamente anche perché la centralina è da 13 A, ma questa cosa è risolvibile con una piccola modifica che vi farò vedere in un altro video magari, per aumentare le ampere della centralina, magari a portarle a 20 o a 25 massimo, non di più, altrimenti rischieremo di bruciare la centralina. Sto andando a velocità di 23 km/h, ora freno e vediamo come si comporta. Niente male, andando a 23 km/h, frenando solo con il freno anteriore a tamburo. Come ben sapete, i freni a tamburo hanno la leva davvero durissima. Mi sono spaccato le dita, però frena. Insomma, che dire ragazzi, questo monopattino alla fine si è comportato davvero abbastanza bene. Come avete visto, abbiamo testato la velocità massima, arriva massimo a 25 km/h. Il problema, se andranno in porto tutte le nuove regole riguardo al monopattino, mi tocca anche limitarlo, vi rendete conto? Insomma ragazzi, che dire, alla fine con pochi euro siamo riusciti a fare un monopattino davvero abbastanza performante. Poi questo mezzo è arrivato senza caricabatteria. Vi dico fin da subito che potete usare qualsiasi caricabatteria di Xiaomi o di Ninebot, tutta la serie ES. Vanno benissimo quelli che costano intorno ai 15-20 euro, potete usare quelli tranquillamente. Invece per l'acquisto ragazzi vi lascio il link qui sotto in descrizione, anche se l'altro giorno ho visto che non erano più disponibili, ma sicuramente torneranno disponibili. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e se ne vale la pena fare una cosa del genere. Ovviamente se volete altri video del genere vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanella per rimanere sempre connessi con noi. Questo è tutto da Lacco Creative, noi ci vediamo nei prossimi video, ciao ragazzi!